Benvenuti a Catania, la capitale del divertimento in Sicilia, ma anche della cultura, dell'arte, della storia e del carattere. Appena varcata Porta Uzeda, la città non si presenta con discrezione. Si apre e davanti a noi compare Piazza del Duomo. Il cuore pulsante di Catania, il luogo in cui tutto prende forma. Qui domina il Duomo di Catania, dedicato a Sant'Agata, la santa più amata, più temuta e più venerata dai catanesi, una cattedrale che sembra immobile, ma che racconta una città distrutta e ricostruita più volte. Terremoti, eruzioni, colate di lava. Catania è una città che ha imparato a rinascere dalle proprie macerie. Al centro della piazza, impossibile non notarlo, c'è lui, il simbolo assoluto della città, l'elefante. In siciliano si chiama Liotru, un elefante in pietra lavica, nero come l'Etna, antico, enigmatico, quasi ironico. Per i catanesi non è una semplice statua, è un guardiano, un portafortuna, una presenza che osserva la città da secoli. Intorno l'atmosfera è calma, rilassata, la gente passeggia senza fretta. C'è chi si ferma per un aperitivo, chi chiacchiera, chi semplicemente si gode il momento. Qui il tempo rallenta, perché a Catania la vita non si corre, si vive, e questa piazza non è solo uno scenario, è un punto d'incontro, un palcoscenico quotidiano, un luogo dove passato e presente convivono senza mai scontrarsi. Da qui comincia il nostro viaggio e fidati, Catania ha ancora molto da raccontare. Ed eccoci nel punto in cui Catania cambia ritmo. Qui il passo accelera, la voce si alza, la città diventa rumore, odore, vita. Siamo alla pescheria, lo storico mercato del pesce. Di giorno è caos puro, grida, bancarelle, pesce appena pescato. Di sera è un'altra storia. Questo è uno dei ritrovi principali della movida catanese. Ristoranti ovunque, locali in ogni angolo, gente seduta, in piedi, che ride, che parla, che vive la strada. Le viuzze sono strette, suggestive, quasi teatrali. Sopra le teste, ombrelli colorati appesi tra gli edifici trasformano il mercato in uno scenario unico, impossibile da confondere con qualsiasi altra città. Qui Catania non è elegante, è vera, popolare, spontanea. È il luogo dove il passato incontra il presente senza chiedere permesso, dove la tradizione diventa divertimento, dove ogni sera sembra una festa improvvisata. Se vuoi capire davvero Catania, devi passarci almeno una volta e possibilmente non avere fretta di andar via. Ma torniamo in Piazza del Duomo e andiamo verso via Etnea. Qui Catania cambia ancora passo. Diventa più urbana, più ordinata, più continua. È una strada che non dorme mai davvero. Negozi ancora aperti, bar pieni, ristoranti animati, tavolini occupati, voci che si sovrappongono, risate che riempiono l'aria. La passeggiata serale qui è quasi un rito. Lungo il percorso compaiono i personaggi di sempre, artisti che disegnano, musicisti di strada che cantano, suonano, improvvisano. Ogni sera è diversa, ma l'atmosfera è sempre la stessa. E poi si arriva in Piazza Università, un vero salotto a cielo aperto. Palazzi storici illuminati, gente seduta, gente in piedi, gente che si ferma semplicemente a guardare. Qui la città rallenta, ma non si spegne mai, perché a Catania la sera non è una conclusione, è solo un altro inizio. Continuando lungo via Etnea, ci imbattiamo in una delle chiese più eleganti e meno raccontate della città. È la chiesa della Collegiata,
ufficialmente dedicata a Santa Maria dell'Elemosina. La sua facciata barocca, chiara, raffinata, sembra quasi osservare il continuo passaggio davanti a sé, una chiesa antica, ricostruita dopo il grande terremoto del Seicento come gran parte di Catania. Anche qui, ancora una volta, la storia della distruzione e della rinascita. Qui, il sacro e il quotidiano convivono senza attriti, una chiesa barocca accanto alla movida serale, la storia che guarda il presente, mentre il presente continua a scorrere. È questa una delle magie di Catania. Nulla è isolato, tutto si mescola e ogni strada racconta qualcosa, anche quando sembra solo una semplice passeggiata. Il grande monumento dedicato a Vincenzo Bellini nel cuore di Piazza Stesicoro. Vincenzo Bellini è uno dei figli più illustri di Catania, il compositore lirico dell'Ottocento che ha portato il nome della città nei teatri d'opera di tutto il mondo. Il monumento è imponente, realizzato in marmo bianco e alto oltre 15 metri. Il basamento, che sembra una scala verso il cielo, poggia su 7 gradini. 7 come le note della musica che Bellini ha trasformato in emozione. In cima, la statua del maestro seduto, quasi assorto nel suo pensiero o intento a comporre. Ai lati, 4 figure scolpite richiamano alcune delle sue opere più celebri: Norma, i Puritani, la Sonnambula e il Pirata. È un luogo che parla di arte, passione e memoria. E nella stessa piazza, quasi a sorpresa, Catania apre una finestra su un passato ancora più remoto. Sotto il livello della strada si nasconde l'anfiteatro romano di Catania, un colosso dell'età imperiale, costruito tra il I e il II secolo d.C. Un tempo poteva ospitare decine di migliaia di spettatori ed era uno dei più grandi anfiteatri dell'impero romano, secondo solo a quello di Roma e Capua. Qui si combatteva, si celebrava il potere, si intratteneva il popolo. Oggi ne vediamo solo una parte, ma basta per capire quanto fosse imponente. È questo uno degli aspetti più affascinanti di Catania. Cammini tra locali, vetrine, musica e movida, e sotto i tuoi piedi ci sono 2000 anni di storia. Ed eccoci nelle viuzze segrete di Catania, quelle che non trovi sulle cartine turistiche, ma che ti restano impresse nella memoria. Dopo aver salito una rampa di scale, sbuchiamo in una delle strade più iconiche e affascinanti della città, Via dei Crociferi. Una strada con meno gente di Via Etnea, ma con una concentrazione di storia e bellezza senza pari. Via dei Crociferi è considerata l'emblema del barocco catanese, un vero e proprio gioiello urbanistico dove, in appena qualche centinaio di metri, si susseguono chiese, monasteri, architetture monumentali e dettagli artistici unici. Passeggiarci è come entrare in una sinfonia di pietra. Portali scolpiti, facciate barocche, scalinate scenografiche che raccontano secoli di fede e di arte. Questo è uno dei luoghi che rendono Catania non solo bella da vedere, ma da sentire. Eppure, anche qui, il presente non si ferma. Locali e ristoranti si insinuano tra le facciate storiche. I tavoli sono pieni di gente che parla, mangia, brinda. Musicisti, risate, il tintinnio dei bicchieri. Qui il barocco non è una cosa da guardare dall'alto del museo. Si vive, si tocca, si frequenta. Ed è proprio questa commistione tra arte barocca e vita quotidiana, tra passato e contemporaneità, che fa di Via dei Crociferi una delle tappe più suggestive di tutta Catania. Passando sotto il grande arco di Via dei Crociferi, sbuchiamo in una piazza che sembra sospesa nel tempo. Piazza San Francesco d'Assisi, un angolo raccolto e luminoso nel cuore di Catania. Qui, tra eleganti palazzi e locali che accolgono chi passeggia o si ferma a mani a sorseggiare un drink, si erge una figura di grande rilievo per la città. Al centro della piazza si trova il monumento dedicato al beato cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet. Dusmet fu arcivescovo di Catania nella seconda metà dell'Ottocento e divenne ben presto una figura amata per la sua dedizione ai poveri e alla comunità.
è stato proclamato beato da Papa Giovanni Paolo II nel 1988 proprio per la sua carità e il legame profondo con questa città. La statua lo ritrae con il suo abito da monaco benedettino su un basamento imponente con bassorilievi che ricordano gesti di carità. È una presenza solenne ma discreta in mezzo alla vita quotidiana della piazza. Intorno i ristoranti continuano a servire, le conversazioni si intrecciano, le luci si riflettono sulle pietre antiche, una combinazione perfetta di storia, arte e convivialità. Mentre il sole scende e il cielo si spegne, Catania non va a dormire. Qui la sera non è una conclusione, è una seconda alba. La città si trasforma, si accende di luci, suoni, colori e movida. Le strade del centro, dai vicoli fino ai grandi viali, si riempiono di gente. Tavoli colmi di piatti fumanti, bar affollati, locali che esplodono in risate, conversazioni, musica. Catania è considerata una delle città più vive del sud Italia, dove ogni sera è un'occasione per stare insieme, trovare nuove sorprese, provare cibi tipici o semplicemente lasciarsi trasportare dal ritmo che si crea tra le vie. I cocktail bar più moderni si alternano a osterie tradizionali, i pub offrono birre artigianali, i musicisti animano le piazze e in alcuni casi perfino le strade diventano palcoscenico per performance improvvisate. La movida catanese non si ferma solo nei locali chiusi, si diffonde lungo i marciapiedi, sotto i portici, accanto ai chioschi di arance e limoni, tra turisti curiosi e catanesi vivaci. Ogni angolo ha una storia da raccontare, ogni strada un sapore da condividere. E quando cala completamente la notte, la città continua a vibrare. Discoteche e club con DJ set attirano chi vuole ballare fino all'alba. Bar e lounge offrono momenti più raccolti e le piazze restano illuminate come se fossero lampade accese nel cuore della Sicilia. Perché a Catania non ci si limita a uscire per divertirsi. Si vive la notte come un'esperienza, una festa lenta e intensa allo stesso tempo, fatta di sapori, suoni, luci e incontri. E ora vi lasciamo semplicemente scorrere le immagini per farvi rendere conto di cosa significhi davvero la notte qui, tra piazze illuminate, voci, musica, volti e colori che non si fermano mai. Ritorniamo in Piazza del Duomo. Di nuovo qui, sotto lo sguardo silenzioso dell'elefante. Nessun dorma. La notte è ormai scesa, ma la piazza è tutt'altro che vuota. Turisti, curiosi, catanesi. Tutti continuano a passeggiare, a fermarsi, a vivere questo spazio come se fosse il salotto di casa. C'è chi mangia un gelato lentamente, chi chiacchiera seduto sui gradini, chi socializza, ride, osserva. Qui nessuno ha fretta, perché a Catania anche la notte è un momento da condividere. È questo il suo segreto, essere rumorosa e romantica, vibrante e profonda, antica e viva allo stesso tempo.
E mentre le luci illuminano la pietra lavica, la piazza continua a respirare, perché qui, davvero, nessuno dorme mai. E poi all'improvviso qualcosa cattura l'attenzione. Una coppia di sposi si fermano proprio qui, davanti al Duomo. Un'atmosfera romantica, suggestiva, quasi come una volta. In mezzo al caos della città viva, Catania riesce ancora a regalare istanti di silenzio, di intimità, di bellezza pura. Venite a Catania. Venite a dimenticare lo stress, i problemi, le notifiche, le scadenze. Venite a passeggiare senza meta, a mangiare senza guardare l'orologio, a parlare con sconosciuti che dopo 5 minuti sembrano amici di una vita. Catania vi aspetta, ma ricordate una cosa fondamentale. Venite a Catania per divertirvi, per essere felici, sereni, per dimenticare, almeno per un po', i problemi quotidiani. Perché qui a Catania hanno capito da tempo una cosa molto semplice, che il lavoro è importante, ma la felicità lo è molto di più.